Poi che cosa faccio? Clicco, diciamo, su questa faccia con un doppio clic, vado a creare qui diciamo, una sorta di finestra, clicco, vado qui sopra e ottengo questo spazio. Ora vado nella 3D Warehouse e vado a scegliere una finestra. Quindi qua dentro scrivo Windows, gli chiedo di cercare e prendo una finestra, diciamo, che mi può piacere. Ad esempio, ipotizziamo questa qua. Clicco su sì, la carico direttamente all'interno della scena, la ruoto, entro all'interno del gruppo, seleziono tutte queste pareti che non mi interessano, esco esternamente, poi prendo questa finestra, la sposto e la porto qui. Con il comando scala, scalo questo elemento in questa posizione e qui scalo questo elemento qui in quest'altra posizione e magari la seleziono e la scalo anche, diciamo, in questo verso qua, portandola magari un pochino più avanti. Vado sempre nella 3D Warehouse, qui dentro scrivo tenda, prendo ad esempio questa tenda e la carico nel modello. Ruoto questo elemento in questa posizione, quindi facendo uno scatto di 90 gradi, lo posiziono, quindi accostandolo alle pareti, le abbasso e con il comando scala abbasso questo elemento e lo sposto leggermente più in avanti. Per poter meglio gestire l'apertura diciamo delle due tende, mi conviene esplodere, diciamo, le due tende e andarle a separare, perché se sono separate io posso gestire una rispetto all'altra. Quindi aspettiamo un attimo che si carica. Non è pesantissima. Saperlo, non la esplodevo. Quello come altro metodo, diciamo, per non esploderla, io potevo semplicemente cancellarne una e poi l'altra me la andava a duplicare, perché ora io esplodendo, diciamo, l'esplosione del gruppo è una delle cose per lui più invasive, più pesanti. Quindi vado a creare un attimo un gruppo.
Allora, ovviamente ora per non riperdere lo stesso tempo anche con questa la prendo e la cancello. Quindi prendo questo elemento, magari con il comando scala l'accorcio un pochino e poi con il comando specchio vado sull'asse verde tenendo CTRL premuto, metto qui l'asse di specchiatura e faccio uno specchio di quest'altro elemento. Poi vado sullo strumento, diciamo, rettangolo, creo un rettangolo qui all'interno, vado sul comando offset, clicco sulla faccia, mi spingo all'interno e creo un offset di 0,50. Seleziono questa parte interna, la vado a cancellare, con un triplo clic creo un gruppo che vado ad abbassare ad esempio di 0,10, quindi per creare una sorta di controsoffitto. Se la spaziatura di 50 centimetri è un pochino troppo grande, io posso entrare all'interno del gruppo, tornare di nuovo sul comando offset e quando io aggiungo un offset verso l'interno, lui mi crea una superficie. Il fatto che lui mi abbia creato anche questa linea diciamo non causa problemi. Io poi all'interno di questa controsoffittatura andrò ad inserire diciamo eh, dei faretti. Quindi vado a creare l'elemento della chiusura del tetto e creo un gruppo anche qui. Ora seleziono questo e lo nascondo, quindi con tasto destro nascondi, tasto destro nascondi. Clicco sulla telecamera, qui posiziona telecamera, faccio un clic in questo punto e trascino in questa direzione. Mi sposto dalla visualizzazione di proiezione parallela alla prospettiva, mi raddrizzo, mi ritrovo fuori dalla stanza, quindi premo il tasto cammina, tengo premuto il tasto Alt per fare in modo che lui oltrepassi il muro e mi ritrovo all'interno della stanza. Mi vado a posizionare diciamo in una vista che mi piace. Adesso riattivo nuovamente gli elementi che avevo nascosto
li seleziono il controsoffitto e lo calo, diciamo, fino a questa posizione, perché di solito il controsoffitto, quando diciamo si trova nello spazio dove ci sono delle tende, di solito viene sempre utilizzato questo spazio per accogliere il bastone della tenda a scorrimento per fare in modo appunto che diciamo non sia visibile, quindi è più carina da vedere. A questo punto, quindi in questa modalità, mi vado a salvare una scena che rinomino con il nome vista 01. Vado a salvare il file e aprendo il pannello dell'asset editor vado a lanciare un render interattivo ottenendo questo risultato. Inizialmente fuori io vedo un cielo, ma il sole all'interno della stanza non entra. Quindi che cosa faccio? Innanzitutto esco esternamente e vado a vedere la posizione della stanza rispetto al nord di SketchUp che di solito è impostato in questa posizione. Io potrei o con il plugin Solar North andare a deviare se ne ho bisogno la posizione del sole, oppure diciamo posso entrare all'interno del diciamo del settaggio della luce del sole, posso attivare questo custom orientation. Questo custom orientation praticamente che cosa fa? Fa in modo che il il Sole non è più controllato, diciamo, dalle impostazioni di SketchUp del Sole, ma è controllato da questo selettore qui. Quindi inizio ad alzare il Sole rispetto all'orizzonte e poi lo vado a spostare puntandolo verso la finestra. Entro all'interno della stanza per vedere il sole come sta entrando all'interno della stanza e quindi io vedo che questo sole entra in questa maniera. Più alzo il sole e più i raggi entrano poco, più scendo, più i raggi entrano maggiormente all'interno della stanza. Ehm, A questo punto vado ad apportare delle modifiche al sole. Innanzitutto aumento la dimensione del size per fare in modo che il sole, diciamo, abbia delle ombre più morbide. Entro all'interno dei settaggi di render, vado sul render output e aumento la dimensione del render output per avere una visuale, diciamo, più grande del mio render. Ovviamente questa cosa si può fare, diciamo, se la scena non è particolarmente pesante, quindi io posso aumentare questo render output, magari se tu vedi che la scena è troppo pesante, magari lo porti ad uno 0, cioè ad un 1200. Ehm, A questo punto vado a intervenire sul cielo, quindi entro all'interno del sunlight, scendo in basso, vado nell'albedo e con l'horizont offset faccio in modo di spostare l'albedo in modo tale che non appare e vado a ridurre il bang angle per togliere anche la sfumatura, diciamo, di questo grigio che si vedeva in basso per rendere, diciamo,
il cielo un po' più piacevole, posso attivare delle nuvole oppure posso mettere posso andare a caricare un HDR dietro al mio render. Magari lo vedremo dopo. Quindi vado a sostituire lo sky del programma con diciamo appunto con questa mappa. Quindi vediamo che l'ingresso della luce è troppo poco, quindi mi sposto nel settaggio di setting, entro nella camera e vado a intervenire sull'Exposure Value. L'Exposure Value di default ha un settaggio di 14.229, che è un settaggio ottimo per gli esterni, ma è un pochino troppo buio per gli interni. Io posso andare o manualmente a diminuire questo parametro oppure attivando auto, lui dovrebbe automaticamente correggere l'esposizione, anche se nel render interattivo mi sembra che questo parametro, diciamo con la versione che ho io, non funziona ancora bene. Allora vado a muovere questo parametro andando ad aumentare l'esposizione, però comunque in ogni caso io non riesco solo con l'esposizione ad illuminare interamente il mio render. Io ho bisogno comunque qui all'interno del render di mettere una luce, una V-Ray light posizionata davanti alla finestra. Quindi che cosa faccio? Vado esternamente, vado qui su Rectangle Light, clicco su questo punto, clicco su quest'altro punto, vedi che si inserisce un rettangolo con una freccia che io vado a ruotare in modo tale che la freccia punti verso l'interno, così. No, aspetta, mi sembra che... Ok. Quindi vado a ruotare in modo tale da metterla ovviamente parallela alla finestra, la scalo da questo lato. In realtà il modo migliore per rimpicciolire la V-Ray Light non sarebbe quello di scalarlo, perché soprattutto se all'interno delle informazioni modello dovesse essere abilitato lo snap alla lunghezza, ora in questo caso non è abilitato e comunque diciamo il computer fa degli scatti nel regolarlo, quindi il modo migliore sarebbe entrare nelle proprietà della luce e andare a giocare con questo parametro uSize e vSize per andare a scalare diciamo, questa rectangle light più o meno sulla dimensione della finestra. Non è importante essere molto precisi, si può fare anche un poco più grande, preferibilmente non un poco più piccola. Entro nelle opzioni e attivo la spunta su Invisible. Questo qua renderà la luce invisibile perché altrimenti io vedrei un pannello
alla finestra. Entro ora all'interno della scena. In questo caso tu vedi che le linee di fuga sono leggermente inclinate. Se vuoi correggere questo difetto dovuto alla prospettiva, attiva una prospettiva a due punti e tu vedi che la verticale diventa perfettamente verticale. Ora per salvare questa modifica nella vista, tasto destro aggiorna scena e confermo con aggiorna. Se ora vado a lanciare nuovamente il render interattivo, vedrai che per la presenza della V-Ray Light alla finestra, ora la quantità di luce che entra all'interno è maggiore e quindi tornando nuovamente sull'asset editor, vado a trovare un equilibrio tra un valore, diciamo, di exposure value che mi può piacere e un'intensità di luce. Quindi aumento un pochino questa e un pochino vado qui su questo elemento e vado a modificare questo parametro, trovando più o meno un equilibrio che può andare bene. Se ora voglio vedere un pochino meglio, quindi senza essere comunque distratto da tutta questa puntinatura che non mi legge bene non mi fa leggere bene il render, interrompo il render interattivo, attivo il denoiser e porto questo su low perché altrimenti ci mette troppo tempo a terminare e vado a lanciare un render di prova. Al termine del render lui applicherà il denoiser su questo elemento e andrà a pulire la scena. Qui notiamo che ci sono vedo già da subito che ci sono delle bruciature, quindi ancora prima di far terminare lo blocco, quindi il render tu lo puoi bloccare tutte le volte che vuoi. Appena ti rendi conto che comunque c'è qualcosa che non va. Quindi ho portato ad 11 l'exposure value. Questo valore non è un valore fisso, quindi probabilmente in tante scene che tu potrai fare, qui dentro userai sempre un valore diverso che cambierà a secondo del tipo di scena, dei materiali che ci sono all'interno della scena. Quindi aspetto l'evoluzione del render andando a controllare questa barra qui sotto, vedi come avanza in base al numero di passaggi che va a fare. Il render non verrà mai totalmente pulito perché avendo messo una qualità low, il denoiser ha la funzione di togliere tutta questa puntinatura, ma se la qualità è troppo bassa, lui per riuscire a togliere tutta la puntinatura che c'è dovrà sfocare un po' l'immagine, quindi l'immagine non apparirà mai perfetta, solo che a noi non interessa che sia perfetta, in quanto noi stiamo facendo un render di prova soltanto per valutare se la luce ci piace e ai fini comunque del render, eh, diciamo anche con una qualità bassa, riusciamo comunque a valutare questa cosa, diciamo se la luce va bene oppure no.
Ok, quindi tu vedi che il denoiser, vedi, ha pulito la scena. Qui c'è una parte ancora bruciata. Se vogliamo verificare, ovviamente qui si vede benissimo che questa parte è bruciata, ma se volessi comunque avere una visualizzazione, ehm, diciamo, indicativa di dove sono i punti dove viene effettuata la bruciatura, cliccando su questo View Color Clamping e disattivandolo, compaiono sul render delle macchie di colore che ci indicano i punti dove ci sono delle bruciature. Più il colore è scuro, più la bruciatura è evidente. Quindi qui abbiamo alcune bruciature, diciamo, su questo tratto. Andando ad attivare il color clamping, qui abbiamo diciamo, lui cerca in qualche modo di, diciamo, con quel colore ci fa vedere, anche se comunque non c'era neanche bisogno che lui ce lo facesse vedere, diciamo, dove si trova la bruciatura. Io posso andare magari qui a mettere un valore un po' più alto e provare a fare il render per vedere se questa cosa si sistema. Se non si sistema, la sistemeremo comunque successivamente con, diciamo, dal pannello, con, diciamo, in post-produzione. Quindi andremo ad eliminare quella che è la bruciatura. Una volta quindi inserita la luce principale, ora andiamo a inserire le altre, diciamo, le altre luci che ovviamente dipendono dalla scena che noi abbiamo inserito. Quindi io qui voglio avere delle luci, diciamo, dei faretti, dei neon qui in questa parte retrostante e poi voglio illuminare questa parte con questa lampada. Come puoi vedere, il controsoffitto appare con un colore azzurrino. Perché appare così? Perché quando io ho creato il controsoffitto non gli ho dato uno spessore e la faccia capovolta è capitata verso il basso. Quindi per risolvere questo problema mi fermo con il render, vado nella vista dall'alto, vado a nascondere questi due elementi. Molto spesso può essere comodo, visto che io spesso dovrò entrare in una vista dall'alto a correggere qualcosa, a mettere i materiali, potrebbe essere molto utile quello di andarsi a salvare una nuova scena che chiamiamo alto, che andiamo a portare qui nella parte superiore, in modo tale che io in ogni momento posso passare dalla mia vista interna ad una vista dall'alto senza, diciamo, il soffitto e il controsoffitto. Come prima cosa, prima notavo nel render che i quadri erano leggermente spostati dalla parete, quindi li vado a spostare in modo tale da risolvere questo primo problema. Poi faccio ricomparire un attimo il soffitto e il controsoffitto e nascondo solo il soffitto. Adesso per creare questi due faretti vado sempre sulla rectangle light e vado a creare un rettangolo, diciamo, in questa posizione. Lo seleziono e lo vado a ruotare rispetto a questa faccia, quindi facendolo puntare verso il basso. Lo vado a spostare, lo porto in questa posizione e mi alzo così leggermente verso l'alto. Ora con questo faretto
premendo il tasto CTRL, ne faccio una copia. In questo modo io ho creato due luci istanziate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al variare diciamo, al variare della prima, varierà anche la seconda con gli stessi identici parametri. Infatti io mi accorgo che comunque si tratta di due luci istanziate, anche perché entrando nel pannello delle luci, diciamo, noi abbiamo questa prima luce che posso rinominare, la chiamo finestra, e poi qui non ho due luci rettangolari, quindi questa qua la chiamo velette, ma ne ho una sola appunto perché sono istanziate. Quindi vado qui nella vista 01 e vado di nuovo a lanciare il render interattivo e vedo l'effetto di questa luce. Se volessi creare ehm, diciamo un'ambientazione un po' più calda, quindi dare un colore un po' più caldo a queste luci, io posso ritornare di nuovo nel pannello di settaggio, posso andare su queste velette, posso entrare all'interno del colore e qui posso agire su questo campo chiamato K. Questo K sta che per gradi Kelvin, quindi questa qua è la temperatura in gradi Kelvin della luce. Valori al di sotto del 5005 creano delle luci calde, valori superiori al 5000-6005 creano delle luci fredde. Quindi se io qua dentro scrivo 4000, ho una luce, vedi, tendente all'arancio. Chiudo questo pannello e vado nuovamente a lanciare il render interattivo. Ovviamente io non ho ancora cambiato quella che è l'intensità della luce e lo vado a fare ora, quindi entro all'interno di questo pannello. Qui abbiamo un'intensità pari a 30, però prima di cambiare l'intensità io devo cambiare l'unità di misura, perché ora è impostato su default scalar, che non è una unità di misura realistica, quindi le vere unità di misura più realistiche utilizzate sono o i lumen o i watt. Quindi metto ad esempio i watt e vado a intervenire, quindi vado a cercare di capire se questa luce è troppo forte o è troppo debole. Volendo, cliccando su questo render region, io posso creare una regione e il render, diciamo, verrà sviluppato solo all'interno di quest'area. In questo modo lui farà meno calcoli e quindi riuscirà meglio a finire più velocemente. Eh, Se vado a lanciare un render interattivo per avere comunque un risultato più pulito, tu vedrai che il render interattivo avverrà solo all'interno di quel rettangolo e quindi dovrebbe finire un po' più velocemente. Considerando che io ho attivato il denoise, vedi in questa maniera, lanciando il render interattivo, io riesco a vedere il mio render più pulito. Qua vedo che c'è una piccola macchia scura che è dovuta al fatto che i due controsoffitti in questo punto non si toccano, quindi cioè non c'è luce in quella posizione, quindi vado su questo parametro e vado ad allungare questo elemento, ritorno di nuovo nella vista e vado nuovamente a lanciare il render. Ora tu vedi che la luce arriva fino qui all'angolo. Quindi aspetto un attimo che lui termini e quindi ottengo questo risultato. Ovviamente io ora non ho cambiato l'intensità della luce, ma perché è stato un caso, cioè mettendo questo valore più o meno
io sono arrivato a un tipo di illuminazione che mi piaceva, ma nel caso tu verresti all'interno di questo parametro e verresti a variare la luce fino a che non ottieni il risultato, diciamo, che vuoi. Per eliminare questo rettangolo e fare il render di tutto, io clicco in questo punto e lancio nuovamente il render normale. Per capire se questa luce ha un'intensità giusta, dovresti sempre verificare che lei non debba bruciare gli elementi che ci stanno intorno. In questo caso mi sembra che vada ancora bene. Poi, man mano che noi all'interno del render aggiungeremo delle luci artificiali, tu vedrai che il settaggio iniziale che noi avevamo fatto con la forza, diciamo, del pannello alla finestra e dell'exposure value della telecamera, andrà a essere modificato sia dall'inserimento dei materiali all'interno della scena, sia dal fatto che queste luci artificiali tendono anche loro a rimbalzare all'interno della stanza e andare ad illuminare e a modificare anche l'illuminazione. Cioè, in questo caso io non ho messo, diciamo, non ho messo ancora dei materiali corretti e quindi, diciamo, io non ho ancora quella che è la visione del mio materiale che diciamo nel momento in cui io andrò a mettere un materiale qui a terra, tu vedrai che cambierà completamente diciamo l'aspetto del render, perché la luce nel momento in cui va a rimbalzare sopra a un materiale reagisce in maniera diversa. Quindi questo qui è il render ottenuto. Tu hai visto che comunque, pur avendo un settaggio di bassa qualità, lui comunque ci ha messo un pochino di tempo a finire. Quindi per questo è importante che all'inizio tu imposti un render a bassa qualità, appunto per fare in modo che i tempi di render non vengano troppo prolungati. Adesso ho questa luce qui in questa posizione che posso andare a rappresentare o con una luce sferica oppure con una luce rettangolare o con una luce IES. Ad esempio, in questo caso voglio inserire una luce sferica, quindi mi avvicino in questa posizione e vado qui sulle luci e vado ad inserire una luce sferica che metto più o meno, diciamo, nella posizione dove voglio che ci sia la luce. Non la inserisco all'interno perché è inutile, e però ovviamente la devo rendere invisibile, cioè io devo fare in modo che la luce non si veda all'interno di questo spazio. Imposto sempre in watt l'unità di misura, vado sul colore e imposto un 3005, quindi un'altra luce calda. Vado nuovamente a lanciare un render interattivo e vado un attimo a visionare che cosa sta succedendo. Qua faccio una rectangle light attorno a questa zona in modo tale che lui va a renderizzare soltanto questo spazio. Renderizzando soltanto questo spazio, diciamo, il render si dovrebbe evolvere un po' più velocemente. Io vedo il segno della luce, vedo che non è troppo bruciato e nemmeno non visibile.
Quindi più o meno posso dire che va bene. In realtà non mi soffermo tantissimo all'inizio sui settaggi delle luci, in quanto poi quando io andrò ad inserire diciamo, quando andrò a inserire i, eh, i materiali, vedrai che l'intensità della luce tenderà a cambiare all'interno della stanza, perché quando la luce colpisce dei materiali che hanno caratteristiche particolari, reagisce in maniera particolare. Ora, in questo momento, avendo io costruito questa stanza e non avendogli dato nessun materiale, se vado a verificare con il contagocce, clicco qui sopra, lui mi dà materiale predefinito, che è in assoluto quello lì più adatto a renderizzare, in quanto è come se fosse un non materiale, quindi la luce quando lo colpisce produce degli artefatti non positivi. Quindi vado di nuovo nel settaggio dei materiali e vado a creare qua un nuovo materiale di tipo generico che vado tasto destro rename, lo vado a rinominare e lo chiamo muro. Nelle caratteristiche del muro vado in colore e gli do un colore bianco, anche se non un bianco proprio massimo. Infatti solitamente in V-Ray è sconsigliabile sempre usare un bianco puro e un nero puro, sempre una via di mezzo. Poi vado nel pannello reflection, imposto più o meno la reflection a metà e gli do un glossiness, cioè una sfocatura di 0,5. Questa riflessione molto satinata aiuterà meglio la luce a rimbalzare sugli elementi. Ora vado a cliccare su questo elemento, però visto che io avevo creato un unico gruppo tra i muri e il pavimento, per assegnare soltanto il materiale, diciamo, ai muri, mi rimetto di nuovo nella vista dall'alto, seleziono, entro all'interno del gruppo e con il layer muro vado a cliccare semplicemente soltanto sulle facce del muro. Perché altrimenti questo, diciamo, non verrà, diciamo, lui avrebbe applicato a questo anche questo materiale. Per questo legno, per esempio, posso andare a prendere un materiale legno, vediamo questi qui proposti da SketchUp, anche se non sono ottimi, diciamo, a livello di qualità dell'immagine, però soltanto per fare una prova, quindi io clicco qui sopra, lui mi inserisce questo parquet, mi sposto in modifica e vado qui a modificare i valori di larghezza. Poi rientro di nuovo qui nel pannello, clicco su questo Edit in Blu-ray per accedere alle proprietà di questo, imposto più o meno a questo punto la riflessione e do una satinatura di 0,75. Ritorno nuovamente nella vista 01 e vado nuovamente a lanciare il render. Disabilito il render reggio e lo vado di nuovo a lanciare per fargli fare un render di tutta la scena. Ora tu vedrai che la luce colpendo questi materiali, diciamo, tenderà a far rimbalzare il colore che si trova sopra questi materiali sul resto della scena, anche se è un qualcosa
di molto leggero da cogliere, però è una cosa che sta avvenendo perché il programma funziona in questo modo. Quindi la luce quando colpisce i materiali, soprattutto se si tratta di materiali riflettenti, tende a rimbalzare creando un effetto di illuminazione più piacevole da vedere. E se ci fai caso, ora la stanza è diventata anche leggermente più buia rispetto a come era prima. Questo perché prima quei materiali generici che c'erano facevano molto, diciamo, creavano dei riflessi di luce molto elevati che però non erano naturali, in quanto quello lì non era un vero e proprio materiale di Virei. Quindi tu stai notando che pur essendo una bassa qualità ed essendo il render molto piccolo, il render sta mettendo, cioè ci sta mettendo molto a finire. Quindi immaginati quando poi metteremo una qualità media o alta e imposteremo una risoluzione in pixel più elevata, ti accorgerai che alla fine un render ti può durare anche più di un'ora, mezz'ora, un'ora, quindi non è un risultato, diciamo, eh, cioè purtroppo è un qualcosa che si verifica, eh, quindi dover aspettare poi tanto tempo, diciamo, il termine del render. Ok, quindi questo qua è il risultato, diciamo, ottenuto. Ovviamente è migliorabile, io qua posso migliorare la bruciatura, posso dare dei materiali diversi, per esempio questo qua non si capisce che materiale è, questo non si capisce che materiale è, perché comunque, diciamo, in questo esempio noi ci siamo presi diciamo, i materiali che ci proponeva lui, degli oggetti, e non li abbiamo cambiati. Però sicuramente, diciamo, come punto di partenza è un buon risultato.